Ma che cosa sono le induzioni ipnotiche nel mondo dell'ipnosi? Ciao, sono Caruso Colzi di Ipnosi Naturale. Voglio fare un video molto veloce riguardo le induzioni ipnotiche. Ma che cosa sono le induzioni ipnotiche nel mondo dell'ipnosi? E beh, è diciamo quella roba là, quella tecnica, quella strategia, chiamala come ti pare, che utilizziamo per spostare una persona da un punto A a un punto B. Magari il punto A è l'orientamento esterno e il punto B è l'orientamento interno, qualcuno lo vuole chiamare stato, anche se sempre più spesso la teoria degli stati in ipnosi comincia a vacillare, perché sta storia dello stato di trance è poco verosimile. Per quanto mi riguarda, noi siamo sempre in uno stato di ipnosi, solo che lo stato di veglia, che è questo qui, quello con il quale stai ascoltando questo video, è quello che noi riconosciamo meglio e quindi ci siamo adattati meglio a questo stato. Ma alcuni addirittura pensano all'ipnosi come a una transizione di stati, no? E gli stati sono tantissimi nella nostra esperienza della vita. Ma torniamo un po' indietro e cerchiamo di capire qual è l'induzione migliore, perché mi è stata fatta questa domanda. Caruso, qual è l'induzione migliore fra tutte quante? L'induzione migliore, volendo arrivare al sunto del discorso, è quella migliore per te. Non c'è un'induzione migliore in senso generale. Facciamo degli esempi specifici. Alcune persone hanno bisogno di essere molto condotte, hanno bisogno di tante parole, hanno bisogno di una storia romanzata prima che possano lasciarsi andare piano piano al mondo interiore delle immagini interiori e che possono cominciare a comunicare con se stessi attraverso appunto delle risposte inconsce. Altre persone invece, magari gli artisti o magari persone che sono più addestrate a questi stati di altissima focalizzazione come chi medita, ma anche come sportivi professionisti, non hanno bisogno di così tanto tempo per entrare, tra virgolette, mettiamolo, in trance, e quindi è inutile utilizzare delle induzioni che durano un'ora. Quali sono le induzioni più lunghe? Questo lo possiamo dire, per esempio il rilassamento completo del corpo. Qual è il problema del rilassamento completo del corpo? È che non solo la persona non ti risponde più verbalmente, che già sarebbe una cosa importante, ma non ti risponde nemmeno più con stimoli o con messaggi ideomotori, e allora quella tecnica di induzione lì non la utilizziamo più nell'ipnosi moderna, ma qualcuno ha bisogno di quella induzione, anche solo semplicemente la prima sessione o la seconda o la terza, per adattare se stesso a questo nuovo modo di comunicare con se stessi e con l'operatore che lo sta seguendo. Altre persone sono molto brave nella visualizzazione e quindi può darsi che la visualizzazione sia un grandissimo ponte per entrare in trance, lo mettiamo sempre fra virgolette perché lo stato di trance ancora non si sa bene che cosa sia, ma poi insomma ve ne parlerò più dettagliatamente magari in un altro video. E vi dicevo però, le persone che sono molto brave, molto abili a visualizzare, magari la visualizzazione la usano così tanto per cui visualizzare per loro non è fare ipnosi, ma è semplicemente utilizzare ancora e ancora lo stesso strumento che utilizzano quotidianamente. Mi viene in mente, che ne so, alcuni artisti che sono dei visual designer che adottano così tanto il meccanismo della visualizzazione per cui se li fai visualizzare non sentono di aver fatto ipnosi, semplicemente fanno il loro lavoro. Allora, insomma, cerchiamo di capirci. L'ipnosi è una disciplina molto variegata, servono davvero delle competenze trasversali enormi. Tutti coloro che ti danno il contentino, che ti dicono è così, impara questa induzione perché puoi mettere in trance tutti. Ma non esiste questa cosa. Avete presente quelle persone che fanno i video, che fanno le induzioni rapide, le induzioni shock in piazza, nelle strade, no? Che fanno, dormi, e vedi che le persone chiudono gli occhi e vanno giù. Prova a farlo con me, per vedere se non ti do una sberla sulla faccia. Ma come ti permetti di strattonarmi? Non tutti quanti siamo uguali.
Ci sono delle persone che amano essere strattonate, è la scusa ideale per poter chiudere gli occhi e fare qualche sciocchezza, fargli stare la mano attaccata alla faccia, come se quella fosse la prova della potenza dell'ipnosi. Non lo è affatto, amici miei. In ipnosi si fanno cose molto più belle, molto più elaborate, che però, ahimè, sono invisibili. E siccome sono invisibili ai più, perché poi agli occhi di una persona esperta sono visibili e come, ma siccome ai più sono invisibili, allora non è sexy, non è trendy e dobbiamo utilizzare dei contesti ipnotici per cui la persona fa qualcosa di eclatante e "Oh, lo voglio fare anch'io, oddio, e di stupidi così ce ne sono tanti, tantissimi nella nostra società. Io non sono a portarvi stupidaggini con questo video, sto cercando piano piano, con più di 750 video nel mio canale di Ipnosi Naturale, di spiegarvi bene qual è il contesto ipnotico e molto probabilmente voi entrate e uscite da stati di trance quotidianamente, ma siccome non avete qualcuno che vi spiega bene cosa state facendo, non ve ne potete accorgere. Perché che se ne dica, ricordatevi, il primo step è sempre prendere consapevolezza. Certo, è difficile vendere consapevolezza alle persone fino a che le persone non vogliono diventare consapevoli, ma se non sei consapevole non puoi fare neanche il primo passo. Quindi, volendo rispondere alla domanda qual è la migliore induzione, potrei rispondervi in tanti modi. Hellman è bellissima quell'induzione perché ha tutti dei test intricati all'interno, ma non va bene per tutti. Le induzioni shock sono molto interessanti, ma attenzione con chi lo fai perché prendi una sberla. Le induzioni lente sono molto rilassanti, però non è detto che si debba lavorare in un contesto rilassante. Le mie induzioni preferite, che sono quelle conversazionali, sapete che io sono specializzato in ipnosi conversazionale, sono molto interessanti, ma certe volte le persone non si rendono nemmeno conto di essere in trance, ti rispondono e quando a un certo punto cambi tono di voce, le persone dicono ah, è già finita la sessione, non si rendono conto di quello che è successo. Ma non è detto che un'induzione sia migliore dell'altra se non si mette al centro il soggetto. Ognuno di noi è unico e irripetibile, smettiamola di creare questi standard di normalizzazione e tutti quanti vogliono essere normali. Ricordatevi, non c'è niente di speciale nell'essere normale. Ognuno di noi è unico e dovremmo manifestare la nostra unicità. Rifletti un po' su quello che ti ho detto. Ancora una volta, io mi chiamo Caruso Colzi, il mio sito è carusocolzi.com. Ti auguro una splendida giornata e noi ci vediamo al prossimo video. A presto. Ah no, aspetta, mi stavo dimenticando. Se ti è piaciuto il video metti un mi piace, iscriviti al canale, insomma dai, queste cose le sai. Aiutami a divulgare un po' di più e se hai delle domande scrivile sotto nei commenti, sarò contento di fare un video per rispondere. A presto.